Finalmente arriva il remake di Dino Crisis? E quali sono le nuove conversioni del team Flat to VR in arrivo? C'è un'altra chiusura nel mercato dei giochi VR. Steam rilascia un dispositivo per collegare i visori al PC e poi ho visto il nuovo trailer di Silent Hill F e... Salve ciurma, queste sono solo alcune delle notizie più importanti della settimana scorsa e ve ne parlo in questo nuovo video con le migliori news su videogiochi, PC, console e VR. Ma prima assicuratevi di arrivare fino alla fine di questo video, salpiamo subito e sigla! Ragazzi, ci siamo! Capcom ha finalmente registrato il nuovo marchio Dino Crisis, ovviamente in Giappone. E questo potrebbe significare soltanto una cosa: ritorno della saga. Da grande fan di Dino Crisis non posso che esserne esaltato. Non dico neanche un reboot o un seguito, mi basterebbe anche un remake fatto bene del primo capitolo, con la stessa qualità visiva e tecnica dei remake di Resident Evil. Sarebbe il modo perfetto per rilanciare questa IP leggendaria e magari spianare la strada per un vero nuovo capitolo. Ma attenzione, perché al momento non c'è nessun annuncio ufficiale da parte di Capcom e in realtà potrebbe trattarsi semplicemente di un rinnovo del marchio semplicemente per questioni legali. Però ammettiamolo, con la spinta dei remake moderni e della voglia dei fan, sperare non costa nulla. E voi vorreste il ritorno di Dino Crisis? E se sì, in un remake o in un nuovo capitolo? Fatemelo sapere tra i commenti. Prima di proseguire, fatemi ringraziare il razziatore di questa settimana, Loris, vecchio lupo di mare più vecchio che il lupo, in alto i boccali per te, ma grazie anche a tutti voi per i like, i commenti, anche per le critiche, sì, anche per quelle. Grazie ai nuovi iscritti e agli osservatori silenziosi. Un abbraccio a tutti voi e che il vento vi sia sempre favorevole. E se il video vi sta piacendo, lasciate un like e adesso andiamo avanti. Ragazzi, c'è un nuovo sparatutto competitivo in arrivo e il team dietro Hyper Dash e Breachers è pronto a stupirci di nuovo. Il gioco si chiama Forefront e se avete già apprezzato gli sparatutto che questo team ci ha già portato, allora potete stare tranquilli. Le premesse sono ottime, parliamo di Hyper Dash che è stato un cult, Breachers poi ha consolidato il loro talento e ora ci aspetta un altro titolo competitivo che promette di alzare ancora di più l'asticella. Sarà disponibile entro la fine di quest'anno su Quest, PC VR e Pico, quindi arriverà su tutte le principali piattaforme VR. Per ora non sappiamo di più, ma se manterranno lo stesso livello qualitativo dei titoli precedenti, potrebbe essere un grande titolo per il panorama VR competitivo. E voi siete pronti per un nuovo first person shooter tattico in realtà virtuale? Ovviamente. Fatemelo sapere tra i commenti. Uffa, ci risiamo ragazzi. IO Interactive riprova a portare Hitman in VR, ma ancora una volta senza dargli il trattamento che meriterebbe. Il nuovo gameplay trailer di Hitman World of Assassination in VR per PSVR 2 conferma quello che ormai è un trend molto chiaro. Non è un gioco VR nativo, ma si tratta del solito porting della versione flat con controlli adattati. E come se non bastasse, tipicamente Sony su PSVR 2 è un DLC a pagamento, mentre su PC è gratuito. Sembra però che IO Interactive ancora non abbia capito il vero potenziale della saga in realtà virtuale, perché per funzionare davvero un Hitman VR dovrebbe essere pensato da zero per la realtà virtuale, con un sistema di interazioni e movimento fatto su misura. La versione uscita su Quest qualche mese fa è stato un flop totale e questa di PSVR 2 potrebbe subire lo stesso destino. Vale la pena acquistarlo? Ragazzi, a parere mio no, e nemmeno se avete già il gioco flat. E se volete un'esperienza stealth in VR fatta bene, in giro c'è di meglio. Fatemi sapere invece quali sono per voi le migliori esperienze stealth in VR che avete già giocato. Vi ricordate che Dreams aveva promesso grandi cose per il futuro della VR, ma alla fine ci troviamo nuovamente davanti a un titolo minore e che sa di già visto, perché dopo aver annunciato un nuovo studio che avrebbe trattato titoli di grande caratura, speravamo di vedere qualcosa alla pari dei grandi titoli AAA del mercato flat. E invece, dopo Fragged,
che non ha lasciato il segno. Ora arriva Vendetta Forever, che sembra l'ennesima copia di Pistol Whip, ma stavolta il gioco è in arrivo su PC VR. Ma sappiamo bene che cosa significa. Sarà sicuramente la versione già disponibile su Quest, ma con qualche effetto in più. Quindi niente di realmente costruito appositamente per sfruttare la potenza di un PC. E poi però non si lamentino se le vendite non vanno bene e poi stanno lì a minacciare di abbandonare la VR. Se vogliono successo, NRames, dovete tornare ai tempi di Phantom Covertops, un gioco che mostrava davvero le capacità di questo team di sviluppo. E insomma, Vendetta Forever arriva su PC, ma è un altro titolo del quale si può tranquillamente fare a meno. Oppure pensate che possa sorprendere? Fatemelo sapere. E visto che lo fanno tutti, Flat2VR continua a sfornare porting di giochi flat in VR. E stavolta arrivano 3 giochi decisamente interessanti però. Abbiamo Postal 2, il gioco più folle, controverso e sopra le righe di sempre, ma stavolta in realtà virtuale. Attenzione, non è un remake, ma un porting, quindi sì, aspettatevi la stessa esperienza del capitolo originale, ma con la stessa grafica, solo con un nuovo livello di immersione. Poi abbiamo Out of Sight VR, un'avventura stealth in cui si gioca nei panni di una bambina cieca che deve sfuggire a dei pericolosi rapitori. Il gameplay è basato sul seguire i suoni e questo in VR dovrebbe essere un'esperienza unica. Infine Surviving Mars Pioneers. L'universo di Surviving Mars, finora conosciuto solo in Flat, si espande con una nuova esperienza immersiva in prima persona. Qui in questo caso non saremo più soltanto gli amministratori della colonia, ma potremo viverla direttamente in realtà virtuale. Flat2VR ormai lo conosciamo benissimo, ha già dimostrato di saper fare ottimi porting, anche se in questo caso non sembra si tratti di versioni fatti da zero per la VR, però titoli sicuramente da tenere d'occhio, ma aspettiamo di vedere come saranno implementati i controlli e le interazioni. Intanto voi fatemi sapere quali tra questi giochi vi incuriosisce di più. Ragazzi, ho visto il trailer di Silent Hill F e sono rimasto perplesso. Per tutta la durata del video ho aspettato il momento che mi facesse dire eccolo il nuovo Silent Hill, ma non è mai arrivato. Non parlo da nostalgico legato alla saga originale, altrimenti avrei avuto da ridire anche sul remake di Silent Hill 2 oppure su altri capitoli minori della saga come Homecoming e The Room. Ma qui sento che manca proprio l'anima della serie. Ok, c'è un po' di nebbia che ricopre la città, ma questo basta per dire che è un Silent Hill? Dalle atmosfere al concept sembra quasi più un horror psicologico con un'estetica giapponese piuttosto che un capitolo della saga che conosciamo già. Ora, è un gioco da tenere d'occhio? Sicuramente sì, ma dopo questo trailer forse avrei preferito di gran lunga il reboot di PT. E voi ragazzi avete visto questo trailer? Siete rimasti convinti? Oppure avete la mia stessa impressione? Fatemelo sapere tra i commenti. Grandi premesse anche da Memorium VR. Il gioco è stato sviluppato dallo stesso team dietro a una delle migliori mod per Half-Life Alyx ed è chiaramente ispirato a Dead Space. Quindi sulla carta ha tutto per essere un titolo horror spaziale di alto livello. L'unico problema arriverà solo su Quest, almeno inizialmente. Il porting per PSVR 2 e PC è già previsto, ma come sempre si presenterà sempre lo stesso problema. Ci sono troppi giochi che nascono su Quest e poi vengono semplicemente adattati su piattaforme più potenti, senza sfruttarne davvero il potenziale. Un titolo sicuramente da seguire a parere mio, però con la speranza che i porting su PC e PSVR 2 siano più di un semplice copia e incolla, ma con qualche effetto in più. Voi lo giocherete direttamente su Quest oppure aspetterete le versioni PC e PSVR 2? Fatemelo sapere. Ragazzi, Valve si muove sul fronte wireless. L'azienda sembra che stia lavorando su un dongle per Steam VR Link che dovrebbe garantire una connessione più affidabile per PC VR in wireless. Inoltre, la notizia interessante davvero è che Steam Link potrebbe arrivare anche su altri visori standalone come Pico e HTC Vive. Ma la vera domanda è: ne abbiamo davvero bisogno? Personalmente non ho mai usato Steam Link. Proprio
proprio perché la qualità del collegamento lascia a desiderare. Alla fine Virtual Desktop fa lo stesso lavoro, ma molto meglio, con più opzioni, un'ottimizzazione superiore. Sì, Virtual Desktop costa qualche euro, ma se per migliorare Steam Link dovrò spendere almeno $100 sicuramente per acquistare questo dongle, allora Virtual Desktop ha ancora più senso essere acquistato. Però mi sorge una domanda: se questo dongle invece fosse già una parte del futuro Valve Decard, magari un dispositivo pensato per essere venduto con il visore standalone di Valve, per collegarlo a un futuro PC o una console da salotto? Però per adesso niente di confermato. Se invece voi volete provare il collegamento senza fili definitivo tra il vostro PC e il visore, ragazzi, link nel primo commento per l'acquisto di Virtual Desktop col 10% di sconto, e usando quel link supportate anche il canale. E così un altro dinosauro della VR si estingue. Phaserlock Interactive, lo studio dietro Primal Hunt VR, si estingue e ha definitivamente chiuso i battenti. Ma diciamocelo ragazzi, era già morto da un pezzo. Il gioco che prometteva di farci fare la caccia ai dinosauri in VR è stato praticamente abbandonato dagli sviluppatori già subito dopo il lancio. I contenuti post-release mai arrivati. Il supporto al gioco un miraggio. E così la community ha risposto facendo l'unica cosa sensata: smettere di giocarci. La notizia di chiusura è quindi irrilevante, perché un team di sviluppo che tratta il proprio gioco come un T-Rex con le braccine troppo corte per aggrapparsi al successo e raggiungerlo, è destinato ad estinguersi. E quindi addio Phaserlock Interactive, addio di nuovo direi. E anche per oggi ragazzi miei è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime news dal mondo del gaming e della VR. In descrizione cosa trovate? Il link per l'acquisto di MetaQuest 3 e 3S con 30 euro di credito da spendere nello store, oltre all'accesso al gruppo Telegram Sconti Giochi Meta, dove trovate altre offerte sui giochi meta sempre aggiornate per risparmiare sui vostri acquisti. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia e che il vento sia sempre a vostro favore. Un saluto marmaglia. Ho ho!